La biblioteca conserva numerosi atlanti di diversi periodi storici. Fra questi possiamo citare l'Atlante della nostra guerra, edito da De Agostini nel 1916. In questa tavola sono riportati i toponimi dell'Alto Adige sul Tirol, raccolti, più spesso creati e sistematizzati da Ettore Tolomei. Qui abbiamo un Atlante di tutte le parti del globo, sul cui frontespizio possiamo osservare il timbro dell'Impero russo. L'Atlante fu realizzato in occasione dei 25 anni dell'Istituto Cartografico di San Pietroburgo. Vi è poi l'Atlante universale realizzato da Dufour e pubblicato a Parigi nel 1860. In questa tavola possiamo osservare il titolo Mappamonde, che dimostra ancora una volta come il termine mappamondo indichi una carta in piano e non un globo sferico. È presente poi un Atlante coloniale francese del 1829 in cui sono raffigurati e descritti tutti i territori, anche in funzione delle loro materie prime. In particolare, in questa tavola possiamo osservare la Réunion e le isole Comore. Abbiamo poi un Atlante realizzato in Scozia da Thomson nel 1817 in cui sono presenti diverse tavole, tra cui queste due raffiguranti in forma polare i due emisferi e questa illustrazione raffigurante le vette più alte di entrambi gli emisferi. L'Atlante più prezioso però è quello di Matthäus Seuter, pubblicato negli anni 60 del Settecento e composto da 58 carte fisiche, politiche e celesti. L'Atlante fu donato nel 1924 a Paolo Revelli, rettore dell'università, titolare della cattedra di geografia, studioso di geografia storica e politica, nonché fondatore nel 1949 del Centro di Studi Colombiani. Nell'ottica di una sempre maggiore condivisione del proprio patrimonio culturale, l'Università di Genova, attraverso il sistema bibliotecario di Ateneo, ha avviato la digitalizzazione di diversi materiali storici e culturali. Le immagini saranno acquisite in alta definizione e saranno messe a disposizione della comunità scientifica e del pubblico più in generale attraverso una piattaforma che ne consente la gestione avanzata e la conservazione a lungo termine. Libri antichi, manoscritti, fotografie, tavole didattiche, mappe, atlanti saranno pertanto fruibili da parte di tutti in prospettiva interdisciplinare anche a fini didattici. Uno dei percorsi digitali tematici previsti dall'Ateneo Genovese sarà proprio dedicato ai materiali geocartografici, comprendendo atlanti, portolani, volumi scientifici e geografici antichi.